C'è spazio, ho tolto. Buongiorno, buongiorno. Siamo in questa registrazione di questo webinar del progetto AAC for Inclusion, comunicazione aumentativa alternativa per l'inclusione. È un progetto Erasmus Plus che riguarda 4 paesi: Turchia, Italia, Spagna e Romania. Sono 4 paesi importanti perché si parla di inclusione della disabilità. L'acronimo AAC in inglese oppure CAA in italiano, forse il pubblico di oggi conosce meglio questo termine, CAA, comunicazione aumentativa e alternativa. La usiamo principalmente nei nostri centri diurni per i disabili, per le persone che hanno difficoltà, diverse abilità nel parlare. Lo possiamo anche usare, come abbiamo detto nel progetto, come giustamente nel progetto abbiamo sottolineato, lo possiamo anche usare con i non parlanti la nostra lingua. Spesso ci sono persone che non conoscono la nostra lingua e hanno difficoltà soltanto dovute al fatto che sono newcomer, sono arrivate ieri, sono arrivate oggi e quindi non parlano, non riescono a dire neanche frasi elementari in italiano. Pensiamo a un migrante, magari arriva in Italia i primi giorni, anche dire voglio acqua diventa difficile. Una vignetta, una CAA è facile ed è anche carino come definizione la CA perché dà delle immagini, quindi è anche semplice e carino, anche accattivante. Nel nostro progetto abbiamo previsto anche questo, principalmente comunque chi non parla la lingua e chi ha difficoltà, disabilità. mm? Io ho detto in quali paesi c'era il progetto, coinvolge il progetto perché mi interessava dire subito che oltre a Italia e Spagna, perché Italia e Spagna sono parecchio avanti nella comunicazione aumentativa. La Spagna ha l'alfabeto più importante, l'Arasac, ed è spagnolo, è gratuito, è online. L'Italia è dal 2015 che ormai ci si lavora. Eh, quindi prima del Covid, ecco, non dopo. Oggi c'è tantissime cose sulla CIA, vedo annuire le più esperte di me in materia, ora ve le presento, era questo che volevo fare. Per dovere di cronaca abbiamo tre signore, però comincerei da Giulia, una presentazione perché il Centro Machiavelli, Giulia e Mario, scusa Mario, quindi un signore prima delle altre due signore, perché abbiamo ospiti il Centro Machiavelli, che è il nostro partner. Noi siamo CEPIS, capofila del progetto. Centro Machiavelli è un po' il partner tecnico, così posso dire, che ci aiuta nello sviluppo degli Erasmus. E infatti tra un minuto a Giulia chiederei la cornice, proprio 2 minuti, e poi parto di nuovo io. E saluto anche Claudia Socini e Barbara Giacomelli che con me, con Cepis, hanno portato avanti la maggior parte del progetto, la quasi totalità del progetto insieme, no? Perché entra nel vivo ora la VP2 che oggi stiamo presentando e la parte di ricerca, ecco, è finita, ma serve poi a dare atto alla VP3, alla VP4, che sono quelle un po' più il cuore del progetto, dove addirittura ogni paese elaborerà un book, un libro di 16 pagine in CAA. Lo faremo come prodotto originale e lo allegheremo a un vademecum per gli operatori. Quindi non andiamo avanti, restiamo sulla VP2. Cos'è? Che riferimento abbiamo nella VP2? Darei la parola ai nostri partner, al Centro Machiavelli. Giulia, se ci fai una piccola cornice e poi riprendo io parlerò poi del cuore della VP2. Se tu ce la introduci, grazie. Sì, allora
Buongiorno a tutti, buongiorno anche da noi del Centro Machiavelli, me e Mario Paiano. Buongiorno. E collaboriamo appunto con CEPIS alla realizzazione di questo progetto che faccio un piccolo passo indietro, citando anche magari gli altri nostri partner, perché Domenico ha Ah, introdotto i scusa, paesi che non sono mi fa. stati selezionati appunto proprio con il criterio che diceva Domenico, favorendo lo scambio di buone pratiche tra paesi che sono più avanti sull'utilizzo di questa specifica tecnica per favorire l'inclusione di persone con diverse abilità e paesi invece che magari si stanno affacciando oppure sono in fase di miglioramento e costruzione di queste pratiche che quindi beneficeranno di questa esperienza. In Spagna abbiamo Impulsa Igualdad, che è una rete molto estesa su tutto il territorio nazionale che si occupa proprio di servizi all'inclusione e di servizi mirati per la disabilità a 360 gradi. In Spagna abbiamo anche l'associazione UNO che supporta Impulsa Igualdad nello sviluppo delle azioni locali, ma che è anche diciamo, il nostro partner tecnico incaricato di tutta la promozione e la disseminazione del progetto. Abbiamo un supervisore scientifico, l'associazione Psiterra di Iasci in Romania e a fianco a loro un'altra organizzazione che si occupa di supporto alle persone con bisogni speciali, Moral Compass, in particolare che lavora con i minori o con i bambini. Chiude la compagine di partenariato un direttorato turco di Golkuk, che sarebbe il corrispettivo del nostro ufficio scolastico provinciale più o meno, sotto al quale risiedono molte scuole e che diciamo, ci offre un ulteriore completamento della visione in cui poter applicare questo tipo di approccio che supporta la comunicazione delle persone diversamente abili a cui il linguaggio verbale è più o meno interdetto. Quindi in questo modo si va ad esplorare questa tecnica nei centri o nell'ambito scolastico. Non voglio rubare troppo tempo a Domenico perché ci racconterà appunto gli esiti della ricerca che è stata eseguita in ogni paese partner per vedere appunto a quale stadio di avanzamento è la conoscenza e l'applicazione di questa specifica metodologia tra i professionisti che lavorano a diverso titolo con la diversa abilità e attraverso questa ricerca mappare anche tutte quelle necessità o fabbisogni di competenza che proprio chi lavora ogni giorno in questo ambito può avere in modo da fornire loro una risposta metodologica che li aiuti ad addentrarsi nell'utilizzo di questa particolare approccio, questa modalità alternativa ed aumentata di comunicazione. Sulla scorta dei risultati che avremo, che anzi che abbiamo già ottenuto da questa ricerca, infatti stiamo già a tavolo lavorando su quello che è appunto il cuore del progetto, che è lo sviluppo proprio di questo vademecum che aveva introdotto Domenico e che è una guida pratica per l'operatore per potersi avvalere degli strumenti e dell'approccio della comunicazione aumentativa alternativa. Quindi lascio la parola a Domenico che ci illustra eh, quali sono stati gli esiti di questa ricerca. Grazie. Esatto, grazie Giulia per il contesto. Mi ero dimenticato i nomi dei partner, avevo puntato sui paesi perché la Turchia e la Romania è molto importante che siano in questo partenariato, no? Quindi disabilità, in molti paesi ci sono leggi diverse. Tra l'altro vedete che le colleghe, la Claudia e la Barbara, hanno dietro di loro degli disegni
provenienti dai nostri centri. Sembra un po' fatta apposta, un po' no, perché anch'io dietro la mia scrivania lateralmente ho un manufatto dei centri diurni dove ospitiamo, Claudia, correggimi, 20 persone, giusto? O un po' Ci di sono più? due centri, uno con 15 utenti e l'altro con una disabilità importante con quasi 20 utenti ormai, Ah, allora sono di 35, ecco, adulti, mi sono tutti sminuivo, disabili adulti. sminuivo la nostra portata. 35 persone, appunto, che hanno prodotto intanto quei disegni che vediamo dietro Claudia e Barbara. Poi abbiamo già prodotto un libro in CAA originale, ne faremo un altro per il progetto insieme ai nostri partner. Ma noi stiamo parlando della VP2, del secondo passo, del primo passo del progetto, perché la VP1 è il management generale. Il Work Package is number 2, il numero 2, è invece quello in cui abbiamo capito ma a che punto siamo in questi 4 paesi sulla CAA, e abbiamo fatto due cose. Un questionario di rilevazione somministrato a 20 persone che lavorano con noi in questi 4 paesi, quindi sono 80 persone, vedete come si moltiplicano i numeri. Stessa cosa, abbiamo fatto un focus group in Italia 8 persone, negli altri paesi in alcuni casi 9, comunque minimo 8, quindi 4 paesi, 4 persone che vengono a fare il focus group, quindi 8 per 4, poi 20 per 4, e siamo già a un centinaio di pareri qualificati, e ora ve li illustro brevemente. Io mi aiuto, ho preso nota nel cellulare, proprio sul mio cellulare, quindi sul mio smartphone, ormai è tutto tecnologico. Sì, poi c'ho anche il file aperto qui nel mio desktop. Parlo un secondo del focus group. Siamo nei tempi perché il partner, appunto, Association 1, che si occupa di curare queste pillole, questi webinar in pillole, ci hanno detto di stare nei tempi. Poi approfondiremo in presenza, ovviamente, tutti i contenuti con i nostri operatori e anche con gli operatori degli altri partner associati e via dicendo. Siamo nei tempi per ora? Sì, siamo nei tempi alla grande, 10, quindi 10 minuti abbondanti. E ve lo illustro il VP2. Il nostro focus group, parliamo del nostro. Ogni paese ha fatto un focus group, noi abbiamo fatto un focus group, erano presenti anche in quell'occasione Centro Machiavelli, Giulia e Mario, c'era anche Giovanni, uno dei rappresentanti di Associazione 1 che ha fatto presenza, c'erano le colleghe, c'era anche Federico che oggi non c'è, Federico Bleinat, un altro collega che ha facilitato un po' il lavoro. Il nostro focus group ha parlato parecchio della formazione, perché diciamo che i nostri operatori, senza fare paragoni, in genere abbiamo degli operatori abbastanza formati e preparati su questo argomento. Come dicevo prima, io ho trovato traccia nei nostri server dal 2015, 16, 17, prima del Covid, già parlavamo di CAA, e non era banale perché stava arrivando in quegli anni, ma ancora non era entrato nel linguaggio comune di tutti. La CAA cos'è? La CAA è aumentare il linguaggio delle persone che hanno difficoltà linguistiche, spesso hanno anche altre disabilità anche più gravi. Quindi l'aumento di questa valenza comunicativa, il poter leggere un libro, magari normalmente una persona che ha diverse abilità non riesce a leggere un libro scritto, un libro comune, un libro che noi riusciamo a leggere perché ha un alfabeto diverso, che ha più immagini. Quindi insegnando a queste persone cosa vuol dire un'immagine, come raffiguriamo un verbo, come raffiguriamo ad esempio il dare sono due mani, normalmente nell'Arasac, no? L'avere o l'uscire è una freccia, il dentro e il fuori è un contenitore, dentro e fuori, no? Ecco, riescono a leggere un book aiutati da queste parole e immagini che sono una dietro l'altra. Quindi la vignetta che la CA, tanto se a parte che voi conoscete molto bene
le vignette della CA, ma chiunque può scrivere su Google vignette CA e si apre veramente di tutto. Poi oggi c'è anche l'intelligenza artificiale, quindi figuriamoci. E niente, nel focus group è emerso questo, è emerso una buona preparazione dei nostri operatori, dei nostri educatori. Nel focus group, se non sbaglio, c'era anche un OS, non soltanto educatori, E ce anche n'erano due, confermo. due. Bene, ci piace questa cosa. Insegnanti di supporto, di sostegno, educatori, ma anche operatori sociosanitari, perché no? Esatto. Allarghiamo anche il campo di chi conosce la CAA, non soltanto della CAA, un progetto sulla Sì, CAA, for inclusion, includiamo un numero maggiore di persone che Domenico, lavorano. scusami, ti interrompo Sì, sì, per sottolineare questa fai cosa, bene. perché spesso chi si prende cura nei servizi delle persone disabili, sempre più spesso anche per problemi economici, sono le figure assistenziali, appunto. Quindi non hanno una formazione prettamente educativa sulla relazione e la comunicazione, quindi dargli questo strumento li aiuta tantissimo, soprattutto prendersi carico di persone, mettersi in relazione con persone che non hanno sviluppato il linguaggio verbale, quindi è assolutamente uno strumento importante anche per loro, per lavorare meglio. Mm. Questo lo fanno tutti i partner. Non stiamo lavorando soltanto con un docente, un professore, un educatore, ma anche con un personale, magari un infermiere, un OS, come in altri paesi l'OS viene chiamato in modo diverso, ha diversi profili professionali, non entriamo ora nell'ambito. Quindi nel nostro focus group è emerso una buona preparazione. Tutti quanti conoscevano abbastanza bene il linguaggio che la CIA ha. Mm. Infatti, nel nostro focus group è emerso meno quell'elemento che è emerso in altri focus group, ovvero che per fare CAA bisogna distinguere diverse aree di intervento. Un conto è la persona con diverse abilità che sta in un ospedale, in un ambiente paramedico, un conto chi sta nei nostri centri dove c'è appunto il disegno, l'arte, i laboratori, un centro come il centro di UNO in Italia, un conto è il ragazzo che va a scuola e può essere nei centri, in una scuola superiore, in una scuola elementare, stessa cosa nei centri, un centro per adulti, per minori. Ma Quindi le Domenico, aree abbiamo Domenico, capito. Prego sì, Mario. no, io volevo solo dire, per esempio, probabilmente fa un'ottima sintesi la definizione di questo tipo, tipologia, diciamo, di figura, di questo tipo di lavoratore, la definizione data nei paesi scandinavi e nel nord Europa, che è social and health workers, che Social lavorano, and Health Workers. esatto, lavorano Esatto. sia come supporto sanitario, quindi supporto a servizi per la salute, per il benessere delle persone con disabilità, ma hanno anche una funzione fortemente sociale. Ecco, questo probabilmente fa Bene, sì, sì. un'ottima sintesi social and health workers come definizione. Solo questo. Esatto, ha fatto bene Mario perché tra l'altro il progetto è finanziato da INAP che si occupa di queste cose sulle professioni, quindi giusto, giusto. E noi ci siamo arrivati anche noi a questo. Bene, sono contento. Stavo dicendo, il focus group degli altri paesi ha evidenziato molto questo aspetto di personalizzare, almeno per area, il più possibile il tipo di CA. E questo ne abbiamo discusso, lo abbiamo validato nell'ultimo meeting in Turchia perché era interessante. Da noi questo è emerso un po' poco, un po' meno, perché eravamo, tra virgolette, saturi di formazione di idee sulla CAA. Qui mi ricollego al questionario che abbiamo fatto a 20 educatori in Italia e poi ogni paese ha i suoi 20 educatori. Psiterra l'ha già matchati, ha già fatto il resoconto finale di tutte queste attività. Io prendo quello italiano, Quindi abbiamo chiesto, ho giusto preso poche domande per non annoiarvi, perché le domande erano parecchie, erano una dozzina. Allora, la prima domanda: conosci gli scopi generali e delle applicazioni degli alfabeti della CAA? Cioè, conosci, avete questo linguaggio, alfabeto,
e la metà dei nostri operatori ha detto che li conosce in modo adeguato, il 50%, il 47,6%, e il 9,5 addirittura li conosce molto bene, già conoscono gli alfabeti molto bene. Questo dato, lo dico, lo ha messo in evidenza anche il partner Psiterra, perché era molto alto. E quindi è emerso questa cosa nel questionario. Poi avevo preso una domanda un po' più difficilotta, la domanda numero 4 del questionario, la conoscenza del modo in cui il contesto dell'intervento influenza l'accesso ai sistemi CA, che si ricollega a quanto detto poco fa. In base al contesto l'intervento cambia. Quindi abbiamo chiesto se lo sai cambiare in base al contesto. Qui abbiamo avuto domande e risposte diverse dai nostri operatori, quasi fatto apposta il 33,3%, un terzo, un terzo, un terzo. Un terzo ha detto che non saprebbe adeguare l'intervento, si è detto scarsamente lo saprei fare. Un terzo ha detto sì, lo so fare in modo adeguato, e un terzo ha detto sì in modo buono. Quindi i nostri educatori, OS e via dicendo, hanno detto che appunto ancora vanno migliorate, per un terzo va ancora migliorato, no? La capacità di contestualizzare l'intervento, un terzo si sente molto preparato, un terzo abbastanza, diciamo, è sulla sufficienza. Questa domanda è molto importante, che sia diviso un terzo, un terzo, un terzo, è bello perché da un lato ci fa capire che siamo a buon punto, dall'altro che ancora possiamo migliorare. Se posso aggiungere, Domenico, Sì, questo prego, è prego, io ho proprio... finito, io avevo solo un'altra cosa, quindi puoi aggiungere. No, volevo aggiungere una cosa su questo, che appunto la necessità di imparare a contestualizzare poi il tipo di comunicazione, il tipo di alfabeto, il tipo di linguaggio in base sia al contesto in cui ci si trova, sia ai bisogni poi delle persone che hai di fronte, è comunque un elemento che i nostri operatori dei centri disabili hanno mostrato come elemento su cui lavorare, insomma. Bene, bene. Io avevo già chiuso perché l'ultima domanda che volevo farvi notare, interessante a mio avviso, tra le 21 risposte che abbiamo avuto qui in Italia nel questionario, la domanda numero 6, abbiamo chiesto se conosci anche norme e regole che riguardano la CAA. Ebbene, il 47,6% ha detto che conosce le leggi in modo scarso, il 47,6% ha detto che le conosce in modo adeguato, quindi siamo perfettamente divisi, metà e metà. Pur conoscendo l'argomento, i nostri educatori hanno detto, attenzione, forse ancora non so tutto, quindi bene, questa analisi mi ha fatto capire questo un terzo, un terzo, un terzo, metà e metà, mi ha fatto capire che siamo sulla buona strada, un progetto del genere ci voleva per aumentare le competenze dei nostri educatori, soci dipendenti, la maggior parte, che sono appunto educatori, OS, ma perché no, possiamo includere anche altre figure, oltre a coordinatori di servizi e via dicendo. Quindi questo è il prospetto. Non vi annoio con le statistiche, anche perché ora siamo al minuto, ancora ci abbiamo 2 minuti, quindi siamo nei tempi, però siamo nei tempi, non voglio sforare, entro i 30 minuti, statistiche non ve ne dico più, c'è una buona preparazione e c'è una buona intuizione, quindi di progetto, perché chi ancora si sente un pochino impreparato, con questi 2 anni potrà aumentare le proprie competenze, che è quello a cui mira il progetto, la VP3, la VP4, mirano proprio a questo, un vademecum per operatori, per educatori e via dicendo. Chiunque può leggersi questo vademecum, vedere gli allegati quando sarà pronto tra un anno e più e capire qualcosa sulla CAA. Poi nel vademecum indicheremo anche paese per paese quali altri enti sono adibiti a fare formazione
enti anche nazionali, regionali, quindi per carità noi siamo sempre umili, questo è il nostro contributo dal campo. Il progetto, la VP2, mostra che abbiamo intuito bene, abbiamo avuto una buona intuizione su lavorare su questa traccia che la CIA. Io faccio la chiusura perché sono le 34. Io, Ecco, Domenico, vorrei esatto. aggiungere Sì. solo un'ultima cosa in chiusura, che per chi fosse interessato a seguire gli sviluppi del progetto, cosa succederà, cosa realizzeremo via via, abbiamo un sito internet di progetto che poi magari Domenico condividerà con tutti Sì, i sì, con tutti. partecipanti, i Esatto. contatti, dove oltre a quello che stiamo facendo poi saranno di volta in volta scaricabili questi prodotti fondamentali. Quindi adesso troverete la ricerca che conterrà i dati di tutti e quattro i paesi, quindi potrete vedere non solo quello che riguarda Esatto. l'Italia, ma anche quello che riguarda gli altri paesi, e poi in futuro conterrà questo vademecum ricco di istruzioni e suggestioni per l'utilizzo della CA. Abbiamo anche dei canali social, sempre gestiti dal nostro partner spagnolo, quindi potete cercare su Facebook e LinkedIn a C4Inclusion e in questo modo seguire gli sviluppi delle nostre attività, soprattutto insomma, se siete attivi in questo specifico settore. Esatto, tra l'altro ci sarà, chiudo, oltre a questa pillola di webinar che andrà sul web, sempre a cura del nostro partner che si occupa della disseminazione, Associazione 1 di Valencia, ci sarà anche una newsletter, giusto, a breve, e quindi anche fuori da CEPIS, i nostri altre cooperative, altri contesti in cui lavoriamo meno, poco, verranno a conoscenza di questo lavoro svolto. Quindi, in primis, formare e elevare le competenze della nostra della nostra cooperativa, ovviamente, ma non dimentichiamoci che collaboriamo con tante realtà e loro appunto verranno avvisate a partire da queste newsletter. Ovviamente poi se vogliono vedere questo webinar breve, ma se qualche esterno nel sito lo vede, ci può contattare nei numeri che trovate sul sito. Siamo disponibili a parlare e ad allargare, come lo spirito Erasmus vuole, il valore dell'Erasmus, allargare il campo. Vedete come questa parola aumentativo diventa una cornice di tutto il webinar. Aumentiamo anche il nostro progetto, disseminiamolo, apriamolo a tutti gratuitamente, senza scopi di lucro, assolutamente, e faremo sicuramente avremo sicuramente questo scopo il prossimo anno e mezzo, quasi un anno pieno che ci riguarda su questo progetto, ma anche dopo. Sono sicuro che avrà una sostenibilità futura nei nostri centri e non solo. Allora, se qualcuno vuole dire Sì, qualcosa, abbiamo un minuto. io volevo solo dire Sì. che siccome ci piace, lo stiamo adottando anche per altri progetti, potremmo pensare, oltre a questo webinar, anche ad un podcast sempre più utilizzato, sempre più un mezzo di comunicazione, diffusione e disseminazione, sempre più, come dire, utilizzato da un ampio pubblico. Pensiamoci. Perfetto, certo, va bene. Allora, i saluti li faccio io per tutti. Il tempo a questo punto è concluso. Siamo nei 30 minuti ufficiali, senza sforare. Quindi io tra poco, tra 10 secondi, stoppo la registrazione. Bye bye a tutti. Ci si vede al prossimo Puntata. webinar, Al prossimo VP. VP. Grazie. Grazie. Grazie, buona Ciao, giornata. grazie. Buona giornata.